Minna-san, konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul canale. Oggi parliamo di un match molto interessante che si terrà sabato 22 marzo, quando le Goddess of Stardom Champions, Hanan e Sayaida, difenderanno i titoli contro due loro compagni di stable, Mayu Iwatani e Momo Kogo. Sì, perché tutte e quattro fanno parte di Stars, la fazione guidata proprio da Mayu. Ma c'è un elemento che spicca in questa sfida e oggi voglio proprio concentrarmi su di lei, Momo Kogo. Momo Kogo è una delle atlete più anziane del roster, ma la sua carriera non è iniziata in Stardom. Prima di unirsi alla compagnia ha lottato per Atlas Girls, federazione dove ha affinato il suo stile e la sua presenza sul ring. Dopo aver lasciato la federazione ha avuto un breve periodo di stop per poi approdare in Stardom nel 2022. Un dettaglio importante però della sua carriera è la sua esperienza maturata in Messico nel 2021, dove ha avuto l'opportunità di lottare per il Consejo Mundial de Lucha Libre. Questa escursione le ha permesso di affinare il suo stile ispirato alla lucha libre, che ancora oggi influenza il suo personaggio e il suo ring attire. Dai movimenti rapidi alle tecniche aeree, l'impronta della lucha libre è evidente nel suo stile di combattimento. Nonostante questo bagaglio di esperienza, però, Momo Kogo non è mai riuscita a ottenere vittorie di rilievo o a conquistare un titolo in Stardom, rimanendo sempre un passo indietro rispetto alle sue compagne di stable. Sì, perché parliamoci chiaro. Momo Kogo ha un grande spirito combattivo, ma nel contesto di Stars è sempre stata vista come un elemento di supporto più che come una lottatrice di punta. E questo è un problema, soprattutto in una sfida titolata come quella di sabato. A fianco a lei però c'è Mayu Iwatani, una leggenda vivente capace di ribaltare qualsiasi match. D'altra parte ci sono due campionesse affamate di conferme come Hanan e Sayaida che stanno dimostrando di meritarsi i titoli e di volerli tenere a lungo. Quindi se analizziamo il match in modo obiettivo c'è un'alta possibilità che Momo Kogo sia l'anello debole della sfida. Con una campionessa del calibro di Mayu Iwatani al suo fianco, difficilmente sarà lei a subire il pin. Questo ci porta a una conclusione quasi inevitabile. Momo Kogo sarà la lottatrice che verrà schienata, permettendo a Hanan e Sayaida di rimanere campionesse. Se così fosse, questa sconfitta potrebbe segnare un altro momento difficile nella carriera di Momo. Può ancora sperare di cambiare le cose o rimarrà sempre in secondo piano all'interno di Stars? Ma voi cosa ne pensate? Momo Kogo potrà mai liberarsi di questa etichetta o il suo destino è quello di restare in ombra? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticatevi di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili in modo da far conoscere il mio canale a tutti i vostri amici. Inoltre vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Ancora una volta vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per il mio canale è di vitale importanza. Ma c'è di più. Sì, perché qua sotto in descrizione, oltre a trovare tutti i link dei miei social che vi consiglio di seguire per restare sempre in contatto con me, ci sono anche tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi apre una finestra sul magico mondo del wrestling femminile. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite, sia che facciano parte della Stardom, sia che facciano parte della WWE come dell'AEW, eccetera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!